Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video dove non faccio un refill ma è una ricostruzione. Allora, la mia amica onicofagica non ce l'ha fatta e si è staccata tutte le unghie e quindi va bene, andiamo a ricostruire. Sto spingendo le cuticole con il bastoncino d'arancio. Devo dire che sto preferendo questo metodo piuttosto che lo spingicuticole, quello di ferro, di alluminio, di metallo. Mi sembra più delicato il bastoncino d'arancio e mi sembra anche che le sposti meglio. Vabbè, queste sono considerazioni personali. Ok, allora con una puntina pesciolino un po' allungata vado a cominciare a spingere indietro le sue cuticole che giustamente la maggior parte delle persone che si mangiano le unghie si mangiano anche le pelli e quindi è sempre un po' l'area cuticolare, vedete che è abbastanza gonfia, non è molto arrossata però è abbastanza gonfia e non me la sento di andare troppo ad insistere su questa parte perché insomma sanguinano anche facilmente, quindi assolutamente mi voglio evitare di fare dei tagli e soprattutto di perdere tempo perché poi devi aspettare che smette. Io utilizzo i fiammiferi emostatici, li ho trovati su Amazon, se mi ricordo vi lascio giù il link in info box. Allora va bene, le cuticole le ho trattate con questa punta, inizialmente con i giri in avanti dal centro verso sinistra e poi questa fase ho invertito i giri della fresa, quindi ho messo i giri indietro e sto facendo dal centro verso destra e con gli stessi giri, con la stessa rotazione vado anche a fare in questo modo, cioè vado al contrario in poche parole e facendo in questo modo mi si sollevano un po' meglio le cuticole. Insomma, io vi dico sempre, se volete, se non siete capaci, avete paura di utilizzare la fresa, fatelo sempre su voi stesse prima per capire cosa si sente, cosa si prova, quanto bisogna premere, quanto bisogna non premere e quindi sicuramente le prove su noi stesse vanno fatte. Però è vero anche che non potete non utilizzare la fresa per tantissime cose, ragazze. Tante ragazze mi scrivono: ma devo per forza utilizzare la fresa? Allora io penso di sì, perché è veramente un attrezzo molto utile e alcune cose non si possono fare senza, il risultato è assolutamente diverso. Per esempio, questa fase della preparazione dell'unghia assolutamente si può fare con la lima, l'abbiamo fatto per tantissimo tempo agli inizi degli inizi. Diciamo che chi comincia adesso questa professione è molto più agevolato di noi anziane che abbiamo cominciato io circa 14 anni fa, 14-15. Si può fare con la lima la preparazione dell'unghia assolutamente, però con il sanding bands secondo me è tutta un'altra storia. Uno, si fa prima e due, si prepara l'unghia molto molto meglio. Quindi il consiglio per le nuove leve è quello di comunque imparare ad utilizzare la fresa. Bisogna imparare perché non è che la prendi in mano e vai. Su te stessa devi fare 3000 prove e questo è il segreto dei lavori artigianali, manuali, è che bisogna fare prove. Ok, una volta pulito la polvere anche con il cleaner, tolto la polvere e vado con una primer acid free e poi sto andando appunto con una base rubber sulla sua unghia naturale per creare appunto la base con lo strato di adesione fra l'unghia naturale e il prodotto che vado a mettere sopra. Qui vado a fare una cosa che in genere faccio in un solo passaggio, ma qui ho voluto farlo in due passaggi perché
Le sue unghie non sono molto rovinate, per fortuna non si è strappata troppa lamina ungueale mentre si toglieva le unghie, però sicuramente sono un pochino danneggiate e quindi faccio una doppia passata di base rubber, perché così mi crea quel bel strato di protezione per l'unghia naturale, quello strato elastico che crea la base rubber, visto che andrò ad utilizzare comunque acrigel per ricostruire, e l'acrigel è un materiale rigido che polimerizza rigido e su un'unghia morbida potrebbe creare qualche sollevamento, soprattutto nella parte del giro cuticole, perché il materiale rigido non segue i movimenti dell'unghia naturale. E quindi io, facendo in questo modo, mi creo uno strato elastico e la base rubber mi fa da come dire, da pacere tra l'unghia naturale e l'acrigel. Diciamo che mi trovo molto molto bene in questo modo e da quando utilizzo basi rubber anche in uno strato un pochino più spesso non ho più problemi di sollevamenti nel giro cuticole che avevo con alcune persone, proprio dovuta a questa cosa. Va bene, adesso qui praticamente questo video è un po' lunghino, spero che comunque vi possa essere utile, vi faccia piacere, e qui vado giustamente a ricostruire tutte e 10 le unghie e avete visto, sto andando ad utilizzare acrigel di Moda Unghie nel colore nude e il suo liquido magico per lavorare appunto l'acrigel. Qui vi ho lasciato tutti i passaggi e se vi state annoiando potete velocizzare il video magari e metterlo più veloce senza saltare parti del video, perché mi ritrovo domande sotto ai video, commenti, a volte mi si chiedono cose alle quali ho già risposto durante il video e quindi questo mi fa capire che si saltano pezzi di video e quindi mi trovo a non rispondere purtroppo, perché io le cose le ho già dette nel video e quindi se non vi va di ascoltare, a me non va di rispondere quando le cose già le ho dette, quindi abbiate pazienza, ma potete mandare il video più veloce, i 3 puntini in alto a sinistra, velocità di riproduzione, mandate il video veloce e lui va veloce e io parlo e comunque ascoltate quello che dico. Va bene, dopo questa strigliata andiamo avanti. Ok, allora adesso posiziono tutte le nel form, andiamo a fare una forma mandorla un po' larghina, non troppo stretta in punta, abbastanza corta, mi ha chiesto. Anche se lei ha portato le unghie più lunghe, questa volta mi ha chiesto si sentiva comoda, mi ha chiesto di farle un pochino più corte di quanto le facciamo di solito, perché si sentiva comoda in questo modo, quindi non c'è nessun problema, le facciamo come vogliono. Posiziono là nel form chiudendo la punta assolutamente, altrimenti non mi verrà mai una forma affusolata, una forma, anche se questa, ripeto, è corta, quindi affusolata più di tanto non può avvenire, però sicuramente devo chiudere là nel form sulla punta, altrimenti mi viene praticamente una square senza arrotondata, ecco, cosa che non mi piace molto sinceramente come forma, anche se la chiedono, a me sinceramente non piace per niente. E quindi va bene, non faccio i tagli dell'anelform a liponicchio, perché se non ne ho bisogno non lo faccio, se l'anelform mi si adatta non vedo perché devo andare a perdere tempo e quindi non lo faccio. Quello che faccio in questo caso certamente ha bisogno assolutamente di tagli laterali per riuscire a stringere l'anelform per bene sotto e creare appunto una forma un pochino più affusolata e che non sia spalettante, perché già le unghie sono corte, se facciamo una forma a paletta diventano ancora più larghe e quindi sono brutte da vedere. I tagli dell'anelform sono molto importanti, se abbiamo bisogno li facciamo, se ci troviamo di fronte ad una dito bello affusolato, bello stretto, dove vediamo che l'anelform diventa un tutt'uno, vediamo che l'anelform diventa il seguito del dito senza avere pance laterali eccetera, allora possiamo non farli e ci risparmiamo anche un po' di tempo, ma insomma
se abbiamo bisogno facciamoli, ci si mette un secondo, vedete, cioè non è che ci vuole molto. E soprattutto è molto importante che i tagli laterali vengano fatti nei punti A e B dell'unghia naturale che stiamo trattando, non vanno fatti a caso, né troppo su né troppo giù, altrimenti non ci risolvono il problema e ci possono addirittura creare qualche problema se facciamo i tagli sbagliati. Se li facciamo sbagliati possiamo anche creare instabilità nella nail form, la cartina si muove, non riusciamo a lavorare, insomma va bene. Comunque i punti A e B dell'unghia naturale, quelli sono i punti. Se i punti A e B dell'unghia naturale sono addirittura disparejo, come viene in spagnolo, non sono alla stessa altezza, e non importa, dovete fare il punto A, il taglio al punto A dove sta e il punto B dove sta, e non ci possiamo fare nulla. Ok, va bene, allora faccio l'allungamento del bordo libero, vedete, gli sto già dando la forma che voglio, e cerco di schiacciare abbastanza il prodotto sul letto ungueale in modo che si possa fondere bene con la base che ho messo prima, e mando in lampada. Non pinzo, in questo caso non pinzerò, perché comunque le unghie sono l'allungamento che vado a fare è corto, la nail form l'ho messa già abbastanza stretta, e quindi la mia curva C sarà comunque presente assolutamente, non ho bisogno di stringere in questo caso. Va bene, ho mandato in lampada e adesso vado a terminare la struttura. Approfitto di questo errore nella ripresa, qui vedete ci sono i miei bellissimi capelli che sembrano dei fil di ferro, non veramente sembrano dei spaghetti, per farvi capire che bisogna muovere il nostro corpo e la nostra testa per avere la visuale di quello che stiamo facendo. Qui con questa ripresa si può proprio rendere conto come io mi stia spostando per guardare di lato quello che sto facendo, da un lato e dall'altro. Dovete guardare le unghie mentre state ricostruendo, mentre state limando. Dovete piegarvi, spostare la mano, il dito della persona, piegarvi voi, insomma bisogna guardare l'unghia da tutti i lati, perché guardandola solo da sopra non mi posso rendere conto se la mia bombatura, il mio apice è troppo in avanti, è troppo indietro, è troppo alto, è troppo basso. Guardandolo di lato semplicemente mi accorgo se sto facendo qualche errore e lo posso andare a modificare prima di mettere in lampada. Quindi mi raccomando, questa cosa è importantissima. L'inquadratura è un po' diversa da quella che vedete sempre, perché ho cambiato il tavolo, ho dovuto togliere alcuni supporti per la telecamera che avevo e sto cercando di capire quale è l'angolo, insomma sto cercando di capire meglio. Questa inquadratura non mi dispiace molto, ma nei prossimi video credo di aver capito l'angolo l'angolo migliore. Scusate, ogni tanto cambio, ma appunto ho cambiato il tavolo e quindi ho dovuto togliere alcuni supporti che si attaccavano al tavolo e non li posso più mettere. Va bene, poi vi spiegherò. Ok, fatto questo, come vedete tranquillamente vado a fare le 4 dita insieme. I pollici li ho già fatti da soli, io tendo sempre a fare dunque diciamo che la regola delle regole sarebbe quella di fare di partire dal mignolo per poi finire al pollice, ma insomma siccome non c'è una regola scritta e nessuno mi frusta se faccio il contrario, io mi trovo meglio in questo modo. Faccio prima i pollici, me li levo di torno perché mi sembra di fare prima, è una cosa mentale, ve lo dico sempre, non è così, ma a me sembra così, mi trovo meglio così e faccio così. Sono andata in lampada, adesso andiamo a rimuovere tutte le nail form e passiamo alla fase della limatura. Ovviamente levo lo strato di dispersione e una cosa che può sembrare banale, ma magari ripeto sempre alle nuove leve qualche consiglio in più può essere comodo, bisogna sempre levare molto molto bene lo strato di dispersione. Se vi accorgete, io non so se fate caso, a volte le tocco sopra le unghie per sentire se sono ancora appiccicose. Se sono ancora appiccicose andiamo a pulire di nuovo. Perché? Perché le lime si sporcano, le lime, le frese si impappano di prodotto e si rovinano e le butti subito, e soprattutto non ti limano più,
perché vanno a creare quello strato di pappa e quindi non limano più. Quindi mi raccomando, andiamo sempre a togliere bene lo strato di dispersione. Ok, questa fase è quello che faccio sempre. Vado prima a sistemare il bordo libero, a dare la forma, la lunghezza, anche se poi prima di finire la fase limatura vado a ripassare un pochino la lunghezza, questo lo faccio sempre, e poi dopodiché con la fresa vado a togliere, a cominciare a dare forma, a togliere eccesso di prodotto sulla superficie, eccetera eccetera. Quindi adesso io vi lascio alla fase della fresatura, che piace molto anche a me guardare gli altri quando fresano, e quindi immagino che anche a voi piaccia. E queste frese le ho io, se vi interessa scrivetemi una mail, giù nell'info box ci sono tutti i miei contatti, mi raccomando email, non messaggi sui social, solamente email per avere informazioni sulle punte. Allora, tornando al discorso di prima del guardare le unghie da tutte le angolazioni, qui praticamente io la sto guardando dall'alto. Adesso la guardo dall'alto e poi quando vado a fare l'altro lato, vedete, ecco, adesso qui ho girato il dito e ho girato un po' la mia testa, perché voglio guardare l'apice, la bombatura, e quindi in questo modo io mi rendo conto di dove devo togliere e dove non togliere. Quindi scusatemi se sono ripetitiva, ma sono piccole cose che sono molto importanti, che vi possono aiutare a svolgere meglio alcune cose che possono sembrare complicatissime. Vedete, anche qui adesso io sto alzando il dito per guardarlo, lo spessore frontale. Quindi mi raccomando, mettete in pratica questi piccoli consigli, perché sembrano stupidaggini, ma in realtà sono quelli che ci aiutano a vedere, perché dobbiamo vedere cosa stiamo facendo.
Ok, quindi come avete visto adesso con la piccolina sono andata a rifinire meglio il girocuticolo e ad abbassare ancora meglio il prodotto nel girocuticolo, che ripeterò all'infinito, non serve lasciare eccesso di prodotto e spessore nel girocuticolo. Ricordiamoci che sotto ho anche un bello strato di base rubber, quindi l'unghia è totalmente coperta. Adesso, siccome lei mi ha chiesto di stondarle un pochino di più, di togliere un pochino di lunghezza, ho detto guarda, leviamo un pochino la punta, le faccio più arrotondate e meno appuntite, così appuntite poi insomma vabbè, non è che fossero appuntite, comunque tolgo un pochino di punta, così si accorciava leggermente, però dico guarda, più di tanto, voglio dire, allora che ho ricostruito a fare se mi fai togliere tutto, cioè un pochino di lunghezza lasciamocela, e quindi va bene. Sto andando diciamo a ho perso quel paio di minuti per fare questa operazione, però insomma dovevo farla. E facendo questo che succede? Che appunto lo spessore della punta mi si è leggermente alzato di nuovo, perché io avevo preso le misure in un altro modo. Allora semplicemente con la punta extra fine di prima, con i giri non troppo alti, proprio leggermente, leggerissima, vado ad assottigliare da sotto, perché se lo facessi da sopra la mia struttura scenderebbe, quindi vado a togliere da sotto quel piccolino spessore che si era ricreato, e quindi è praticamente finito. Andiamo a bufferare tutta la struttura e poi lasciamo questo colore. Prima di niente, voglio dire, ho usato come sigillante la base rubber nude, cover nude di Moda Unghie. A parte che i due colori sono praticamente non uguali, ma quasi uguali. Il colore dell'Acrigel nude e della base rubber cover nude sono quasi uguali. Prima di fare questo però qui avevamo bisogno di fare appunto questa operazione, di andare ad ammorbidire un pochino la sua pelle e un po' di quelle pellicine che mi sono rimaste in rilievo, perché non sono riuscita a toglierle. Non ho utilizzato la forbicina prima durante la preparazione e neanche ho passato la punta sopra alle pelli per rimuoverle, perché appunto vi ripeto le vedevo abbastanza gonfie, un pochino rosse, quindi non me la sono sentita di passarci la punta sopra. E quindi però mi sono aiutata con questo cuticle remover appunto di Moda Unghie e veramente funziona molto bene. Qui l'ho lasciato circa 3 minuti, non il minuto, e poi lo sono andata a rimuovere prima con la carta semplicemente per togliere l'eccesso, e poi sto andando qui con il cleaner a togliere ancora meglio l'eccesso di questo prodotto. È comunque a base acquosa e non a base oleosa, quindi non crea nessun tipo di problema con i prodotti che andiamo a mettere dopo, e funziona molto molto bene, veramente funziona molto molto bene questo prodotto. Ovviamente ci sono delle pellicine molto spesse dove ci sono anche dei taglietti, e quelle certo non riesce a togliermele insomma. E ok, avete visto che ho preso appunto la base rubber e qui sto andando a colorare un pochino, perché in fase limatura magari si sono potuti creare delle piccole macchiette di colore, e quindi con questo io mi ridò un po' il colore che è praticamente uguale all'Acrigel, uguale, molto quasi uguale. E nello stesso tempo, siccome queste basi rubber sono autosigillanti, cioè hanno dispersione ma sono autosigillanti, quando tu gli togli la dispersione loro rimangono lucide, lucidissime. L'ho provato anche su me stessa, l'ho testata questa cosa e veramente funziona molto bene. Quindi io praticamente sto andando a sigillare e a dare un po' di colore, di uniformità al colore della superficie dell'unghia. E quindi ecco, ho finito, abbiamo fatto queste unghiette semplici, corte. Vi avevo chiesto su Instagram se vi fosse interessato vedere anche questo lavoro, anche semplice. Vi ho chiesto se volevate vedere il video e la maggior parte mi ha detto di sì, e quindi ecco, l'ho editato e sono qui. E quindi vado in lampada, giro la mano sempre per far aggiustare il prodotto. Qui vedete se ho messo più prodotto che mi sta
creando troppo volume sulla punta, con il solito pennellino andiamo a spostare il prodotto, insomma a toglierlo dalla punta che mi crea troppo spessore. E fatto questo la mando in lampada e poi andrò a togliere lo strato di dispersione. Tutti gli strati di dispersione di qualsiasi cosa, sigillanti, quello che sia, dobbiamo aspettare un attimino che si freddi il prodotto quando esce dalla lampada prima di andare a rimuovere con il cleaner. Quindi ho aspettato un attimino, adesso voi non l'avete visto, ma insomma fidatevi che l'ho fatto, e sto andando appunto a rimuovere la dispersione della base rubber. Vedete come rimane perfettamente lucido, è sigillato, è finito, il lavoro è finito. Sto andando appunto con un pad e il cleaner a togliere la dispersione e poi andrò a mettere una bella gocciolona di olio. Qui ne abbiamo proprio bisogno tanto. Questa cosa andrebbe fatta anche 3 volte al giorno per manine come queste abbastanza secche. Va fatto, ragazze, anche su voi stesse, sulle persone, datelo sempre questo consiglio. Oli come questo, che è un olio a base di oli naturali, ci sono tutti oli naturali all'interno, funzionano alla meraviglia. E fatto questo, l'avrei mandata via così, ma siccome volevo fare un paio di foto e la ripresa finale, con un cleaner, con il pad asciutto, semplicemente sto andando a togliere un pochino di olio dall'unghia. E questo è il risultato finale. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Il risultato, come vi dico, è semplicissimo, non è nulla di che. Vi mando un bacio grande, iscriviti al canale, regalami un like se ti è piaciuto. In alto a sinistra c'è il mio profilo Instagram, ci vediamo in giro per i social. Un bacio grande e ciao!